Le ricerche dei resti di quella ragazza rumita andarono avanti per secoli, fino a quando avvenne il miracolo, in concomitanza con la peste del 1624. La pestilenza non ci arrivò per caso. Già da più di un anno si sapeva benissimo che nella vicina Tunisia c'era la peste. Venne quindi negato l'ingresso in porto a un bastimento proveniente da Tunisi, carico di merci e schiavi liberati, ma il capitano Maometto Calavà sapeva come fare. Sbarcato discretamente, si recò dal viceré Emanuele Filiberto di Savoia, recando ricchi e preziosi doni e ottenendo così la necessaria autorizzazione. La peste colpì per primi gli abitanti di questo vicolo Cefalà, poi si diffuse per i vicoli qua attorno e per tutta la città. Si invocarono santi e madonne, si fecero processioni, ma la gente continuava a morire per via di certi bubboni puzzolenti che invadevano ogni parte del corpo. Su indicazione di una degente in preda al delirio, fu indicato il posto dove scavare e proprio qui, in questa grotta, scavando si trovò un blocco di calcarenite. Conteneva 2 crani, una tibia, delle ossa, ma erano quelle della santa. Era il 15 luglio del 1625. In Francia si cominciava a costruire Versailles. Naturalmente nessuno si ricordò che qui c'era un tempio punico e nessuno si ricordò che proprio qui stavano i cartaginesi quando assediarono Palermo e che proprio qui usavano seppellire i loro morti. Si fece intervenire uno scalpellino per liberare quelle ossa che finirono in un angolo di un ripostiglio del palazzo dell'arcivescovo. Costui rispondeva al nome di Giannettino Doria, genovese, uomo colto, intelligente, il quale voleva vederci chiaro prima di pronunziarsi. E poi diceva: i palermitani sono capaci di tutto. Intanto la città era deserta perché invivibile. La gente continuava a morire, deserto il mercato, deserte le strade, bloccati il porto, le porte cittadine. Gli uomini sani non avevano più lavoro perché si era bloccato tutto. Si tentò in 10.000 maniere di combattere il male. Si tentarono rimedi curiosi, aspersioni d'aceto, fumigazioni con foglie d'alloro arrostite, e poi certe polveri fatte di corallo e corna di cervo grattugiate che si portavano in un sacchetto appeso al collo, ma dalla parte del cuore. Ci voleva un miracolo e subito, qualcosa però che venisse non dall'alto, ma dalla città stessa. E il miracolo ci fu. Il viceré Emanuele Filiberto rese la bell'anima a Dio per peste. Evviva!